questi marciumi. Poi guardate, in base alla mia esperienza, sono già troppo maturi, però adesso ne faccio piccolini. Qua gli do un po' di insalata così mangiano anche un po' di verdura. Verdurina, Mangiamo un po' di insalata. Voglio condividere con voi un'altra mia gioia, un altro mio sogno realizzato. Adesso mi voglio lanciare anche per creare gli spazi pubblicitari sui siti ufficiali dei determinati brand. Cioè non è che li devo presentare io, ma soprattutto di fare dei spazi pubblicitari sui loro siti ufficiali, perché io in base alla mia esperienza su YouTube, collaborando con tanti brand, so già più o meno come deve essere risaltato questo, i suoi punti forti, per cui mi serviva una telecamera molto più professionale. Ho preso da Panasonic Lumix S5. Per me è una grande gioia, perché comunque quando si arriva agli obiettivi da soli c'è tanta soddisfazione, però volevo anche fare riflettere alcune persone. Una telecamera molto professionale con l'obiettivo che mi deve arrivare, un stabilizzatore ti arriva anche su quasi 5.000 euro, per cui voi fatevi la domanda come fanno creatori di stare con il budget, di riuscire a regalare a voi una bella immagine. Io non ho mai chiesto i soldi a nessuno, non ho mai fatto video privati, non ho mai detto donatemi, fatemi, per cui non vedo il motivo per quale vengono attaccati i video con le sponsorizzazioni, perché danno così fastidio, perché se non fossero loro, ecco, sarebbe stato tutto più difficile in tutto. Vabbè, comunque torniamo questa telecamera, fa dei scatti molto bellissimi, la devo ancora studiare, perché le telecamere, ragazzi, da capirli è peggio, è come che anche un essere umano fai prima a capirlo, no? Ma loro sono molto complesse, hanno centinaia di voci, di funzioni, poi ogni cosa vuole la sua funzione, solo che ha dei file molto pesanti, per cui su YouTube magari lo userò ogni tanto perché viene un po' difficile. Registra anche in 6K e sono molto molto contenta delle idee che ho avuto. Oggi vi porterò in un posto come in paradiso e vi farò sognare. Vi voglio presentare questo dashcam per la nostra macchina. Questo attrezzo serve quando noi lo installiamo e che la nostra dashcam riesce a registrare anche quando noi non ci siamo in macchina. Questa è la nostra dashcam, molto moderna, molto bella, mi piace molto. Abbiamo il spinottolo, poi abbiamo un'altra camera più piccola che lo possiamo inserire sul vetro posteriore. E anche una scheda che così possiamo anche memorizzare. Adesso io tolgo l'adesivo e la fisso qua sul vetro davanti. Prima la metto e dopo andrò a fissare i fili. La trovo fondamentale, oltre che alla sicurezza, anche per la testimonianza. Abbiamo un display, abbiamo un'applicazione molto vasta, semplice. All'interno dell'applicazione abbiamo anche l'album, che noi riusciamo a vedere tutti gli eventi accaduti. Ad esempio, se a voi vi serve
un determinato passaggio di quell'ora, di quel giorno, riuscite a vedere tramite l'album, ecco, dove ci sono tutti gli eventi accaduti. Qua magari freno un po' per vedere al meglio le riprese. Splendida chiarezza visiva giorno e notte, anteriori e posteriori, registrazioni a doppio canale, con lei ti senti più sicura perché se succede qualcosa è un'ottima testimonianza. In più è molto bella per chi fa ad esempio videoblog, che ti aiuta molto per coinvolgere di più, per raccontare meglio la tua storia o soprattutto quando si va in viaggio con la famiglia. Ecco, basta che scarichi o che conservi queste immagini e sarà un bellissimo ricordo. Abbandono della corsia. Abbandono della corsia. Rilevato movimento del veicolo che precede. Ma registrare con lei i tramonti è qualcosa di speciale, vi lascerò tutto nella descrizione del video. Guardate dove vi ho portato, in un bellissimo parco, zoo, qua è veramente meraviglioso. Adesso usciamo e facciamo un giro all'interno. Che bello! Sì. Niente. Il parco si trova in provincia di Vicenza, vi lascerò più informazioni nella descrizione del video. Ha 40.000 metri quadri e ospita al suo interno centinaia di specie di animali e anche un apprezzatissimo orto botanico con più di 500 specie. Pensate che in una gamba così stanno anche per alcune ore, per loro questo è un riposo. Ecco, anche qua c'è qualcuno all'interno, vedo che qua è tutto chiuso anche con il vetro, ma dopo capirò chi è. Ecco, praticamente ci sono così dei percorsi fatti bene, un bambino che piange, abbiamo struzzo. Buongiorno. Buongiorno. Fa caldo, eh? Avete caldo, no? State all'ombra qua? Dall'altra parte un'altra specie. Ah, che bello qua, che fresco. Guardate, ci sono anche dei tavoli se vuoi ti puoi sedere a farti la merenda, un aperitivo. Bello, mi piace, sono organizzati molto bene, mi piace veramente tantissimo. Bello ragazzi, è un spettacolo qua. Poi tutto così tranquillo, così un'atmosfera molto piacevole. Ecco, proprio vivi al massimo in mezzo alla natura, circondata dagli animali, guardate lì, si vedono i pesci nell'acqua molto grande.
Queste invece sono le lepri della Patagonia. Vedete che razza che è grande, hanno le gambe molto lunghe. Madonna, bellissima. Incantato. Ciao Pipina. Mi piace perché questo parco, oltre ad avere degli animali, hanno anche delle piante molto particolari qua all'interno e sono tutte ben curate. Per trascorrere così una giornata diversa, un pomeriggio, in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, questo posto è fantastico. Bello. Penso che sarebbe molto bello di venire qua d'inverno, magari che cosa nevica, stare lì sul tavolo e vedere questi animali così intorno. Ho sempre una debolezza per queste cose, mi fanno stare bene. Sono già troppo maturi, però adesso ne faccio le conserve. Guardate quanto sono grandi. Vedete? Proprio meraviglia pura. Guardate quanto sono grandi, belli maturi. Un buon profumo che hanno. Adesso li raccolgo tutti. Farò anche un po' di conserve. Un po' di pomodori perché sono cresciuti veramente talmente tanto, e pure alta la sera, però vedi che non è sufficiente. Le voglio qua legare nel modo che vanno verso di là che c'è il posto, che ho notato che ci sono alcuni cimici e devo capire dove legarlo qua. Se sono gialli li lascio un altro po', poi farò questo, li taglio così a rondelle e li farò congelare per la pizza per l'inverno. Poi questi qua sono quelli viola, ma sono di una bontà, buono, anche grandi che crescono, buoni. Insomma, quest'anno ne avrò sidi per fare le conserve perché è pieno di pomodori. Ho messo un po' di carta sotto nella cesta nel modo che non si tagliano i pomodori, perché comunque li ho lasciati che sono abbastanza maturi. Ecco che inizia di nuovo a piovere. Per noi qua siamo a coperto. Che grappolo bello. Ho messo anche insalata qua che cresca così. Tanto do anche ai pulcini e alle galline. Questi peperoni sono quelli rossi rotondi. Adesso mi sono scordata come si chiamano. Avevo fatto vedere l'anno scorso come ho fatto sott'aceto. Ecco, per me sono migliori per fare i sott'acetti, buonissimo d'inverno quando si apre un barattolo di questi. Buono.
Adesso va meglio, ho liberato un bel po' di rametti, li ho tagliati, così c'è anche più aria, loro non soffrono. Che se il pomodoro inizia a soffrire, iniziano anche le varie malattie, e poi un peccato. Chiaramente ci ho messo il cuore per avere questo risultato, per cui non bisogna mollare, con pazienza. Quello che mi stupisce tanto è che loro fanno tanti pomodori. Guardate qua, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pomodori su un grappolo così grande. E poi altri 3 qua, altri 4, 5 qua. Per cui vedete anche se va su, comunque produce bene. Ecco qua, ho liberato tutto, ho tolto tutti. Ho raccolto tutti quelli maturi. Domani comunque voglio dare un trattamento per i cimici e poi faccio anche queste, che così vi spiego anche a voi. Allora, io avevo dato calcio e magnesio ancora quando loro erano piccoli, cioè proprio la piantina era piccola. Calcio e magnesio lo do 3 volte con tutta la vita della pianta, diciamo. Per cui io ho già dato 2 volte calcio e magnesio. Per cui lo voglio dare anche adesso. Cosa serve? Che così il pomodoro non inizia a marcire, a fare il marciumi da qua. Di solito quando manca il calcio e magnesio lui inizia, ecco, a farsi il marciumi. Poi guardate, in base alla mia esperienza vi dico questo: se voi non avete dato calcio e magnesio al pomodoro quando è piccolo, ho l'impressione che quando lui è già grande e già la malattia persiste, allora è già inutile di spegnere i soldi sui trattamenti, perché comunque già lui non ha, la pianta non ha la forza di dare, ecco, di curare il pomodoro, per cui nonostante iniziate a dargli calcio e magnesio già che la pianta è già grande, con i pomodori grandi, ecco, in base alla mia esperienza non si ferma, ormai la pianta è con difetto, malata, vabbè, non è proprio malata, è con la carenza di calcio e di magnesio e non lo recupera più. Per cui ecco, magari vi sarà utile per il prossimo anno. Calcio e magnesio va dato quando la piantina è piccola, cioè proprio quando noi lo mettiamo in terra e ha circa 15 cm, 20, ancora non ci sono neanche i fiori, già bisogna dare calcio e magnesio nel modo di prevenire, aiutare e dare dalle radici, diciamo da piccola, tutto quello che gli serve. Ecco qua, comunque ce ne sono tanti perché sono comunque tanto grandi, e quello è proprio il tipo di pomodoro che è più rosa. Poi ho tanti ciliegini, guardate che belli, arancioni, gialli, rossi, la bacinella è piena, adesso li porto tutti in casa. La passione è una propria e vera medicina, e quando guardi e vedi i risultati ti calmano i battiti, ti apri il cuore così grande e ti riempi te stessa con la luce vera. Le passioni ti aiutano a essere diversi da tutto ciò che ti circonda e ti fanno sentire più forti, più appagati, e non ti spaventa più nulla. Riempiti solo di cose belle, frequenta solo delle persone positive, perché solo così andrai dritta ai tuoi obiettivi. La tua giornata deve finire sempre con entusiasmo. E ricordati che i traguardi più belli sono quelli che si sentono e non quelli che si vedono.